Amici ed amiche di Una vita da lontano, bentornati, ben rivisti, ben risentiti, emozionati come Dybala all'ultima partita allo Juventus Stadium. Ritorniamo dopo qualche settimana d'assenza per motivi che, insomma, se vedete alle mie spalle più o meno di trasloco e quindi di mancanza di internet, insomma, non è che potevamo fare il podcast dall'ufficio, anche se secondo me qualcuno magari qualcosa del genere la fa. E torniamo questa settimana intanto ricordandovi di iscrivervi ai nostri canali, di cliccare sul like, di condividere i nostri video, di cercare Una vita da lontano o anche cliccare su unavitadalontano.com e soprattutto, insomma, andare sul nostro Patreon, sottoscrivere i nostri abbonamenti, eccetera, eccetera, se volete avere i nostri gadget, le tazze e soprattutto, vedete, alle spalle di Emiliano c'è un grosso QR code, per cui basta fare una foto col vostro cellulare su quel QR code e quindi riuscirete ad intercettare tutti i nostri link. Sì, Soprattutto per Piero? tutti voi che ci ascoltate in podcast, mi raccomando, il QR code inquadratelo subito. Ecco. Comunque questa settimana, parliamo di una cosa che insomma ha a che fare un po' con tutti, con gli espatriati, ma anche con quelli che non sono espatriati, che sono insomma un po' le fregature online, ma delle fregature di questi tempi molto attuali, ovvero legate alle cripto. Per cui bando alle ciance, come direbbe Piero, passo la parola ai miei compagni di viaggio che sono Emiliano Pilotti e Piero Carlucci. Beh, mi hai fregato pure bando alle ciance, a me che mi è rimasto da poco o nulla. Va bene, volevo brevemente scusarmi anch'io per la piccola assenza che abbiamo avuto in questi ultimi tempi. Non si è rotta la campanella o voi che avete sottoscritto, sappiate semplicemente che noi eravamo in ricreazione, per cui finita la ricreazione inizia la sigla. Ciao a tutti, ciancio alle bande, che questa era Piero la cosa che potevi dire, visto che ti Sì, ha rubato ma la battuta. oramai. Allora, abbiamo fatto una pausa fisiologica, visto che da qualche parte uno si deve così fermare per schiarirsi le idee o per fare un trasloco. Sembra che come quando vai a fare la pipì, la pausa fisiologica. Beh sì, ogni tanto, no? A un certo punto decideremo anche quando finire questa terza stagione che è in corso A tuttora. breve. Questa è la 18ª puntata della terza stagione, la 74ª puntata complessiva, e quest'oggi è con noi un ritorno. Di nuovo abbiamo deciso di tornare con un ospite che è il nostro numero 36. Diamo il benvenuto da Dublino, Irlanda, a Alberto Carrozzo. Bentornato, ciao, come stai? Grazie cari, grazie, benissimo. Stavo pensando di traslocare solo per essere di nuovo ospite della trasmissione, di andare in un'altra nazione e poter raccontare un'altra esperienza, invece è venuta fuori l'occasione giusta. Quando meno te l'aspetti, come si suol dire, come una bomba. Come la canzone di chi era? A noi basta anche un ritorno in vacanza in Italia e poi un ritorno a casa all'estero, così per farci raccontare un po' come dire, come si vede l'Italia con l'occhio dell'espatriato, perché nel frattempo le cose cambiano e chi più di chi è lontano riesce a farci caso. Noi che stiamo ancora in Italia spesso e volentieri non ci accorgiamo di alcuni cambiamenti, magari in peggio, magari in meglio, che possono accadere. Invece Raffaele ha voluto te come ospite perché gli è piaciuta tanto questa cosa delle cripto, e adesso inizia a spiegarci proprio questa cosa che ti è capitata, e se nel frattempo ci fai capire anche qualcosa. Sì, Delle volentieri, cripto. volentieri. Che soprattutto in un momento adesso in cui le cripto adesso, quando stiamo parlando, non stanno andando proprio bene, quindi secondo me è proprio il momento adatto per parlare di questa cosa. L'esperto a bar ti direbbe che è il momento giusto per investire. Certo. Sottolineo l'esperto da bar. Ecco, quello che gioca il Cagliari quello che vince a Torino 2-3-0. Esatto. Ok, vabbè. Cosa stai dicendo?
Dunque, in realtà c'è un po' questo filo conduttore, perché è capitato mentre ero in aeroporto, perché tornavo in Italia per il periodo di Pasqua, no? E mi arriva questo messaggio su Facebook da questa tipa, ovviamente super sexy, che mi scrive "Hey, how are you?", no? E comincia ad attaccare il bottone. Ora, per lavoro io mi occupo di sicurezza dell'identità, no? E ho detto, sai cosa, mi annoio, sto qui in aeroporto, vediamo dove va a parare, vediamo come procede la questione, no? Perché era anche interessante. Poi sai, uno legge sempre truffe online di qua e di là, però grazie al cielo uno non ci casca, ma quantomeno vuole indagare per capire un po' cosa il social engineering che c'è dietro per arrivarci alla truffa, no? Ed è prima cosa che fai è guardi un po' il profilo di questa persona che ti contatta, no? Vai a vedere questo profilo e vedi foto di questa bellissima ragazza, ovviamente, che vive in UK, e un inglese era assolutamente pessimo, però la cosa curiosa di questo profilo è che se tu andavi indietro, generalmente profili fake hanno 2 o 3 giorni di vita, non di più. Questo aveva mesi e mesi, mentre io scrollavo vedevo foto vecchie di mesi. Poi la cosa, il campanello d'allarme anche che ho avuto è ragazza bellissima, sotto ogni foto 1-2 like al più, 0. No, di solito, sai, queste ragazze mettono foto in bikini, hanno centinaia di like, bei ragazzi con gli addominali, idem, questa solo 2. Poi guardi ed era uno, se non ricordo male, Nord America, da qualche parte in Pennsylvania, un altro in Senegal, e lei vive in UK, no? Già un po' di cose non tornavano a quel livello. Il melting pot. Sì, diciamo che però mi sarei aspettato centinaia di like da tutto il mondo. Però fatto sta che la prende molto alla larga, no? La conversazione, come va, cosa fai, e poi sul tema lavoro, che lavoro fai, dove lavori, quanto guadagni, no? Perché quella è un po' la fase di cerca del cliente, perché se avessi detto sono uno sfigato disoccupato, dammi 100 euro, avrebbe chiuso lì la conversazione. È giusto, è vero. L'ho tenuta invece sul professionale, ho fatto finta, sì, lavoro in una multinazionale, tutto bene, il lavoro va bene. E ho cominciato di nuovo a fare discovery su quello, no? Ma sei sposato, hai figli, cosa fai, cosa non fai? Proprio fare il profilo da vendita, no? Col tipo di domande. E da lì a un attimo poi ha cominciato a dirmi, io ho un ristorante, però faccio un sacco di soldi con gli investimenti online. E lì già, capite, però non le ho chiesto nulla. E poi vabbè, finita lì, viaggiavo. Il giorno dopo di nuovo, ciao tesoro, ti sei dimenticato di me? Ora abbiamo parlato 10 minuti, chattato 10 minuti, insomma. E poi l'altra cosa curiosa, sempre online, qualsiasi ora quel profilo era online. Ora sei un ristorante, come minimo, no? Starai lavorando, sarai un attimo impegnata offline, in qualche modo. Sempre offline. Poi vabbè, mi sono preso pure qualche gusto, no? Mi sono divertito un po', perché il profilo diceva che la tizia era di Birmingham. Allora io ho visto il meteo di Birmingham, perché secondo me è il tempo oggi. Diciamo, bella giornata, bellissima. Birmingham il meteo era pioggia. Potevi anche non vederlo, Sì, effettivamente. Se sei stato una volta nella vita a Birmingham, anche col sole, com'è la giornata? È deprimente. Effettivamente, gli amici, le migliaia di non è a Dublino. Di Birmingham. Non è che Dublino offra un clima molto migliore, però sì, insomma, quello era un'altra. Non hanno Grafton Street a Birmingham. Vero. Hanno i Peaky Blinders a Birmingham. Appunto, la Stonvilla. Solo quello. E il Birmingham City, non ti dimenticare. Vabbè. Comunque, tornando al mio amore non corrisposto delle cripto. Quindi, insomma, la signorina ci provava, insomma, tu voleva sapere, insomma, dove erano venire, insomma, hai chiesto del tempo, insomma. Lei che ti ha risposto? Tempo bellissimo. Sì, che era una bella giornata di sole, effettivamente non era così, almeno da quello che le app di meteo potevano dirmi. E poi, ovviamente,
discorso quando tu conosci una persona, togli il fatto che fosse una bella ragazza, no? Dico, noi ci conosciamo oggi, ciao, come state? Domani tu mi mandi uno screenshot che hai guadagnato $4.500 con le cripto, no? E non è proprio il tipo di conversazione che uno, no, tiene normalmente. Però capisco pure che può essere un ottimo uncino, no? Perché poi la domanda seguente è: oh wow, come hai fatto? Fammeli guadagnare anche a me, perché insomma Certo. $4.500 al giorno, buttali via, insomma. E di nuovo lì poi c'è stato un errore, no? Perché lui fa un errore. Primo screenshot $4.500 e poi me ne manda un altro che è tutto in cinese. Quindi è anche curiosa. No, è bello perché io poi l'ho chiesto, dico, ma parli altre lingue? Parli italiano, spagnolo, qualche altra lingua, senza nominare il cinese? E lei, no, parlo solo inglese. E io dico, pensavo parlassi il cinese. Lì non ha colto, è andata avanti. Nel mentre poi ho cercato di fare un po' di intelligence, perché volevo capire se non altro dov'è sta persona, chi è, no? Ma il fatto che usano Facebook è sicuro come piattaforma, tu non riesci a bypassarla, ed praticamente c'hanno un'infrastruttura d'attacco sicura, bella messa lì, e non sono riuscito a capire purtroppo niente di più. Però scriveva in cinese, insomma, gli screenshot erano in cinese. A questo punto ha boccato, ho detto, voglio fare anch'io questi soldi, fammi capire come. E mi dice, apri un portafoglio cripto, fa un bonifico, e questa parte uno se la fa indipendentemente, no? Mhm. Ho detto, ho fatto finta di fare un bonifico di 5.000 euro, giusto per dare per dare credibilità alla cosa. Gli E spicci poi della spesa. lei diceva, no, questo devi investire, così fai i soldi, così qua là, sempre a motivare, no? Ok. E poi mi manda un link, fondamentalmente è per fare un trasferimento delle cripto sul suo wallet, che per chi non è tecnico fondamentalmente ti danno un link ed è una sorta di bonifico, ma rispetto al bonifico c'è due caratteristiche: non è reversibile, non c'è una banca di mezzo, e anzi tre direi, non è tracciabile, cioè io posso tracciare su quale portafoglio è stato fatto, ma non vado a capire chi è quella persona, dove sta e cosa fa. Ovviamente lì poi ho detto grazie mille dello scam, non ci casco, non accetto, e poi insomma l'ho sputtanato il fatto che le foto non sono sue perché le ho trovate su Google, era un influencer turca e così via. E qua però arriva la parte shock, per me almeno. Io l'ho segnalato a Facebook, segnalato, profilo falso, e quel profilo continuava a stare online senza alcun problema, e poi Facebook mi ha risposto e mi ha detto, non è stato fatto nulla di illegale, non c'è una violazione di uno standard, ti è chiesto di spostare delle cripto su un portafoglio, di sé per sé non costituisce un reato. Il profilo poi è stato buttato giù perché usava foto false, non perché ha tentato di fare questo giochino. E questa è la parte più spaventosa, se vogliamo, almeno per me, è stata quella. Effettivamente, se io chatto adesso Emiliano, dico Emiliano, ma mi mandi 5.000 euro su questo conto? Aspetta, ci chatto io. Se lui lo fa, non è una... sì, magari ci sono i contorni della truffa perché mi hai preso in giro, quello che vuoi, però è molto sofisticata la questione. E soprattutto rientra all'interno di appunto un territorio in cui la sicurezza viene data, diciamo così, dall'infrastruttura, però poi l'infrastruttura stessa non si mette a
considerare diciamo così, il fattore umano di questo tipo di interazioni, che è assolutamente necessario quando uno deve riconoscere una truffa, perché fra di noi ci possiamo dire quello che ci pare, ma sostanzialmente io $5.000 da darti, se ce li avessi ti darei volentieri, tu me li puoi pure chiedere, però potrebbe anche essere uno scherzo che uno si scrive, o un messaggio in codice per invece farmi mandare, che ne so, 5.000 bottiglie di pomodoro, che ne sai. Invece se uno va a controllare questi messaggi, sa che le persone non si conoscono, che quell'account usa delle foto reperite online, no? Ci sono tutta una serie di cose. Quello che mi interessa molto, ma molto di più, è che più diciamo così è globalizzata e unita, diciamo così, la società umana, che un tutt'uno, si usano gli stessi social in tutto il globo, in tanti paesi diversi, con tanti regolamenti, tante culture differenti, e questi sono dei punti proprio di contatto, e ovviamente ci sono sia degli incroci positivi, di incrocio di culture, di conoscenze, eccetera, ma c'è sempre questo tipo di situazione. Ora, tu sei uno specialista di identità, no? E vivere in vari paesi ed essere originari di un paese e poi andare a vivere in un altro comporta anche questa cosa, che ti devi portare dietro la tua vera identità di partenza, e però nel nuovo paese te ne devi anche te la devi ricostruire da zero, perché uno arriva e non ce l'ha, senza allontanarci troppo da questa potenziale truffa che hai scoperto. Cosa possiamo dire a oggi delle differenze, delle questioni sul passaggio dell'identità per gli espatriati? È diventato molto più facile in realtà il furto di identità, perché oggi, tra le foto online, tutto il materiale che c'è online, è molto più facile crearsi un'identità online, ma senza andare alle truffe. Io voglio cominciare una nuova vita domani in un'altra nazione, no? Al di là del documento formale, però posso diventare qualcun altro molto più facilmente di come lo era 30 anni fa, ad esempio, no? Perché posso catturare più elementi di quella cultura, perché magari vedo un irlandese medio della mia età, cosa fa, come i nomi più comuni. Un'altra cosa che si fa molto nei furti di identità è vedere il nome più comune in una specifica area geografica, perché se io domani voglio far finta di essere un italiano e mi chiamo Mario Rossi e uno mi cerca online, ce ne sono talmente tanti migliaia che è molto difficile andare a capire se è vera l'identità o meno. Non so se era questa la domanda, ma... No, rientra assolutamente all'interno di questo discorso, che è molto complicato. Per esempio, in questo momento in Italia, se uno vuole fare il passaporto, deve avere o la carta d'identità elettronica, Sì, o lo SPID. Mi immagino che tutti i paesi, bene o male, abbiano dei sistemi simili, o se ne stiano diciamo così dotando. Di sicuro non sono strumenti utili a combattere le truffe come quella che ti hanno provato a fare su Facebook, perché lì rimane tutto sul fatto che uno cerca proprio di costruire, diciamo così, di carpire la fiducia, di trovare uno particolarmente sprovveduto nel mucchio, no? Si va, diciamo così a pesca. Però questi altri strumenti che ci sono, come influiscono appunto sulla vita di voi che siete all'estero, rispetto appunto all'identità, ai documenti ufficiali in questo momento? Visto che sei tornato da poco in Italia, sicuramente te ne sarai in qualche modo accorto. Semplificano la vita, no? Intanto c'è una questione di standardizzazione. Io ti faccio un esempio. Io ho un problema con la vecchia carta d'identità cartacea, che devo cambiare. Quella ormai non è riconosciuta da nessuna parte. Devo andare col passaporto. No. Perché? No, perché la carta d'identità cartacea, che dici tu adesso, per metterci un pezzettino in più. Per esempio, io l'ho appena rifatta all'AIRE,
quindi quest'estate l'ho rifatta Ah, al mio comune di residenza, però siccome sono iscritto all'AIRE, mi hanno ridato la carta d'identità cartacea perché agli strani residenti all'estero non si poteva dare quella elettronica. Quindi chiudo parentesi e quindi E questo raccontami a proposito della carta Devono d'identità smaltire cartacea. scotch. Sì, E quello è un problema italiano, purtroppo, perché poi quella carta, se provi ad andare all'estero, ti tengono mezz'ora a fare i controlli. Testimone io avevo il passaporto, ma una persona che viaggiava con me non l'aveva. Quello è un documento validissimo in Europa, però l'hanno tenuto mezz'ora e gli hanno chiesto: ma non hai un documento moderno? Perché quello è il punto. Perché fondamentalmente, andando a collegare un po' i punti, uno identifica una persona, uno si identifica in tre modi: una cosa che sei, una cosa che hai e una cosa che sai. Il passaporto col chip è una cosa che hai. Quel chip è uno standard riconosciuto in tutto il mondo, quindi mi garantisce chi ha quel passaporto con la foto della mia faccia, quindi una cosa che ho e una cosa che sono io. Non so se ho reso l'idea. E non avere quel chip, non avere queste modalità moderne di autenticazione rallenta il processo di identificazione. E Speed è meraviglioso perché io finalmente non devo andare più a comune a fare le code, faccio tutto da casa, da qua, perché mi autentico come Alberto e sanno che sono io. Diversamente c'è quel problema. La domanda è che utilità effettiva ha per voi che vivete all'estero lo Speed in quanto tale? Che per noi che viviamo in Italia ci sono alcuni servizi in cui da adesso in poi, da qualche mese a questa parte in poi, ci si potrà prenotare solo attraverso Speed. Ci sono alcune cose, che ne so, i pensionati possono controllare il proprio storico, i propri cedolini, ma non so come si chiama perché non siamo pensionati noi, quindi non lo sappiamo. Comunque possono accedervi solo utilizzando lo Speed. Per voi all'estero che cosa vi permette di fare questa identità digitale che tutti si chiedono cosa mi serve prima di diventare pensionato, ma se ne No, passa. serve per tante cose, serve per prenotarsi gli appuntamenti in ambasciata, serve per prenotarsi il rinnovo dei documenti, serve, anche io sono entrato nel sito dell'INPS, che non sono pensionato, però un po' di contributi in Italia li ho pagati, volevo capire quanto ho pagato, e quindi anche lì serve. Allora, poi è chiaro che c'è anche un probabile problema generazionale. Io sono nato con la tecnologia, con la digitalizzazione. Per me fare un Speed è stato facile e anche veloce, mentre per magari penso a mio papà, mio nonno, sarà un incubo probabilmente, però guardiamolo in prospettiva, è sicuramente uno strumento utile. Quindi consigliamo a tutti gli aspiranti espatriati, giramondo, viaggiatori, come vi sentite, di dotarvi di anche questo strumento, che intanto è uno strumento che è necessario per avere il passaporto in questo momento in Italia, se no non vi potete prenotare, diciamolo. E sono alcune cose che nel tempo sicuramente diventeranno uno standard europeo, si unificheranno in qualche modo i protocolli. E ora abbiamo parlato appunto della truffa. Ovviamente è andata a finire che tu hai fatto una segnalazione a Facebook e quel profilo è stato chiuso per altri motivi, non perché sì, perché le foto erano false, non perché ci ha provato. Questo fare attenzione alle cose, ovviamente è passato dalla truffa del mattone in autostrada con la scatola col mattone dentro, che prima ci stava un autoradio, poi c'era una telecamera, poi una macchinetta, eccetera eccetera. Adesso siamo passati alle piattaforme su cui siamo, che sono più semplici. E quali cose dobbiamo guardare? A cosa dobbiamo stare attenti? Facciamo un po' di servizio pubblico, già che ci siamo. Hai toccato un punto fondamentale qua. Intanto ti dico cosa stare attenti, purtroppo non bisogna essere polli, perché se uno che una persona che conosci da Nora ti vuol far guadagnare 5.000 euro al giorno, qualcosa che non torna c'è, che sia in mezzo alla strada col gioco delle tre carte, che sia su Facebook.
Ma il problema è quello che hai detto prima, giustamente, è che il truffatore di strada col mattone ora scala a livello mondiale e c'ha pure la copertura di farlo fuori giurisdizione, perché anche se io becco sta persona e vado dai carabinieri, non vanno mica a Pechino ad arrestarla se è di Pechino. E vuoi un'altra cosa spaventosa su questo? Tu sai che ultimamente a Londra ti fermano, ti puntano una pistola o un coltello, non ti chiedono il portafoglio, ti sbloccano il telefono, vedono se hai cripto sul telefono e si tirano via tutto. Perché sul portafoglio magari c'è 50 pound, sul portafoglio cripto hai 5.000, 10.000. E fatto quello è finita. Tu non li recuperi quei soldi, sono andati. Cioè, anche la criminalità sta usando le nuove tecnologie, che sono ottime, in questo modo. Quindi consiglio, se avete portafoglio cripto, non tenetelo sul telefono o magari bloccatelo con una password e tenetelo sul computer fisso, perché a casa magari non vi entrano, ma o mettete più livelli di password, perché sennò ve lo sbloccano con la faccia, fanno un trasferimento, perso tutto. Quindi fate un grande borsellino sotto al materasso di cripto e poi portatevi appresso un piccolo borsellino da viaggio di cripto se vi servono, perché ci sono alcuni paesi dove si può pagare con cripto direttamente utilizzando il cellulare Sì. o altri sistemi contactless che sono sempre più diffusi. Sì, Piero? No, se posso aggiungere il granello, direi anche esercitare di continuo, se non una forma di diffidenza, ma almeno un sano scetticismo di base. Ora, due esperienze simili in realtà a quelle che appena descritto Alberto, a me sono capitate, farà ridere, in una delle dating app più famose in giro in Europa, che Grindr, avete pensato tutti, e nemmeno Tinder, non era né Tinder né Grindr, no, in Happen, che ha Okay. i profili teoricamente Scusa Piero, verificati. dobbiamo sottolineare che non ci paga nessuno per citare questi No. siti, queste applicazioni. Se volessero pagarci noi siamo aperti alla sponsorizzazione, però insomma, Anche in cripto. anche in cripto, sì, prendiamo anche poi dopo vediamo il nostro wallet. Ha i profili verificati e funziona nella forma di base sugli incroci, cioè ti fa vedere i profili che tu in teoria avresti incrociato nei tuoi movimenti. Io ho avuto il contatto di una francese che in teoria viveva a 2 chilometri a casa mia qua a Malta. Abbiamo iniziato a chiacchierare, inglese ottimo in questo caso, storia più che poco che c'era nel profilo, era più che credibile, accettabile, insomma era di base. Abbiamo iniziato a chiacchierare il primo giorno, lei ci ha messo un po', ci ha messo 3 giorni. Al terzo giorno è uscita con questa cosa, io investo in cripto, ho fatto oddio che palle, no, ancora. E da là mi sono divertito. Però ecco, utilizzando un minimo di sana diffidenza, fino a che non mi vedo faccia a faccia con una persona del genere, non mi vado a raccontare, sono in affitto in un bilocale, guadagno questo, però proprio perché sostanzialmente, cioè sono in rete, già in rete si può trovare quasi tutto di quello che mi riguarda. Le ultime cose che non si possono trovare in rete, a meno che non ci conosciamo, non te le vengo a raccontare, cioè è un minimo di salvaguardia che bisogna assolutamente tenere in vita, anche perché, e qui sarebbe da consigliare, veramente il video lo trovate su un canale YouTube assolutamente di una ragazza che mette pochi video ma sono assolutamente bellissimi, Dumber S, che parla a chi non è avvezzo a cosa sono i big data e come vengono utilizzati in generale. Che quando ti dici ma sai, dobbiamo preservare la privacy in rete, amico, la privacy digli ciao, e sono altri le cose che devi conoscere, cioè come prodotto sei stato già bello che venduto, rivenduto, e in questo momento c'è il 70% di sconto clearance. No, è vero. Poi di nuovo, tornando a quello che diceva prima Emiliano,
quella tizia che ha fatto lo scam a me avrà fatto lo stesso con altre 20-30 persone in parallelo, quindi anche il loro effort è molto più basso rispetto al truffatore da strada, no? Poi statisticamente il 98% falliscono, il 2% vanno a segno. Il 2%... Ma basta. Basta quel 2%, cioè, anche perché al giorno d'oggi, come dici giustamente, l'ha fatta chissà quante altre persone con template, non si deve nemmeno sbattere cioè ci mette lì, copia e incolla, via. Anzi, se hai clippings è ancora più semplice. E tra l'altro sembra peregrino l'argomento, nel senso che magari che c'entra con gli espatriati, ma c'entra perché uno magari poi lontano da casa ha meno, voglio dire, il circolo delle persone a cui chiedere consigli magari è più piccolo, è un po' più complicato, e soprattutto magari, ecco, se arriva l'aggancio dal punto di vista sentimentale per partire con lo scam, voglio dire, più sei lontano da casa magari più solo ti senti e più sei facilmente abbordabile per questo tipo di scam, quindi questa è una cosa importante da dire, no? Per gli irlandesi, e lo sanno benissimo, c'è un sacco di scam all'affitto delle case. Sì, ti truffano perché dicono ah sì, c'è sta casa, e anche lì diffidenza, case bellissime a la metà del prezzo di mercato, senza vederlo. Non fare mai un bonifico a nessuno, soprattutto esteri, perché poi chiedono Western Union, non chiedono più il bonifico. Allora ti dicono fammi un Western Union da 500 euro e la blocco per te, poi i soldi sono spariti. Tipico scam per gli espatriati, perché appena arrivato in una nazione non conosce nessuno, trova la casa dei sogni al prezzo da sogno e poi perde i soldi. È un peccato. Amici, contattate soprattutto Piero e Raffaele se cercate casa in Irlanda, fategli vedere la casa e loro vi diranno se è vero o una truffa. Ovviamente anche Alberto. Piero ha visto delle case realmente sul mercato degli affitti, che vi posso assicurare in Italia veramente sarebbero considerate delle perle da pagina internet gli orrori. Da denuncia, ripeto che più volte di aver visto la casa che era il proseguio del bagno più schifoso della Scozia che si vede nell'Inizio dei Trainspotting. Il resto della casa l'ho visto io ed era adesso non mi ricordo più qual era il nome della strada, però era all'angolo dell'ufficio delle tasse, l'ufficio del PPN a Limerick. Ecco, senza contare la famosa casa con la gettoniera per la corrente elettrica, ma quella era quella. Il primo dei 2 appartamenti a gettoniera che ho visto. Sì, l'altro aveva la gettoniera a 2,5 metri di altezza, quasi vicino al soffitto, che la casa era sotto la strada. C'erano le finestre alte così sotto al soffitto, e la gettoniera era proprio lì. Quindi ti dovevi salire. Ti dovevi arrampicare. No, bastava salire sulla cucina. C'era uno dei mobili della cucina che era perfetto. Tu salivi là sopra, mettevi la gettoniera, e se non morivi perché eri sotto la doccia e l'acqua era diventata da bollente a fredda, eccetera eccetera, riuscivi anche a tornare a fare la doccia. Ecco, Emiliano 2 euro a gettone. Emiliano diceva di contattarci, quindi se volete contattarci, come potete fare? Per esempio, scansionare il QR code che c'è alle spalle di Emiliano, quindi fate una foto e vi ritrovate su tutti i link possibili e immaginabili che portano a una vita da lontano, oppure cercate Una Vita da Lontano, andate su unavitadalontano.com, ma soprattutto, insomma, se ci state ascoltando in podcast, cliccate su iscriviti, così poi sapete quando c'è il prossimo episodio, oppure se ci state guardando su YouTube, cliccate lì su iscriviti in basso sulla destra, oppure sulla campanellina, così sapete quando Dov'è la campanellina? La campanellina è sempre in basso, sulla destra o sulla sinistra. Adesso mi viene un po' così. Adesso perché mi devi mettere in confusione così? Non ho studiato, cioè io non lo so come andiamo avanti. Già siamo l'unico podcast al mondo che fa la 3ª stagione al 2° anno di vita. Ma perché, voglio dire, noi siamo come Selling Sunset, non so se sai, certo. Famoso io penso di essere come Winning Team, ma lasciamo perdere. Che praticamente, o come insomma le serie su quei programmi, su quelle app di streaming tipo Netflix, adesso non mi veniva, prodotto di streaming veniva, nei quali appunto 2 stagioni le mandano in onda nello stesso anno, quindi certo.
voglio dire, un po' come i Kardashian. Allora, già che hai fatto il pippone centrale, ritorniamo su Alberto. Io sono curioso di sapere la tua impressione dell'Italia quando sei tornato per Pasqua, diciamo, per una vacanza, diciamo post pandemia e tuttora durante diciamo così, la guerra ai confini dell'Europa, che ha cambiato nuovamente tutta una serie di cose. Se e come è cambiata l'Italia dall'ultima volta non l'ho che è trovata rivenuto. bene, se ti posso dire, la mia l'ho trovata messa molto male, più che altro stremata, se vuoi. Quello che vedo rispetto all'Irlanda o altre nazioni, considera, sono tornato dagli Stati Uniti la settimana scorsa. Ecco. E non è che la situazione, il Covid ce l'hanno pure loro, le mascherine, le misure. Quello che però c'è in Italia e che ho notato è che la gente è veramente stanca, perché rispetto ad altre nazioni ce la siamo vissuta proprio di pancia, anche giustamente nella prima fase, perché ci ha colpito duro. Però ormai c'è una simile. Io la prima cosa che ho visto, intanto, arrivando dall'Irlanda, le mascherine erano ancora obbligatorie in Italia e in Irlanda non più, no? Mhm. Entrando nel supermercato, in un centro commerciale, c'era una tizia che urlava a un signore perché aveva la mascherina sul naso ma non messa bene, no? Cioè, tu in Irlanda, dove ormai hanno già tolto tutto, mentre in Italia c'era ancora questa proprio preoccupazione, se vuoi. Io non entro nel merito, mascherine giusto o sbagliato, non è materia mia, però vedevi la gente che ancora la soffriva la questione, e vedevi una stanchezza generale su questo tema. È vero, questa cosa quello che succede qua in Irlanda, che secondo me è interessante, è il fatto che c'è gente che continua a portare la mascherina, ma nessuno si preoccupa del fatto che la porti o che non la porti, nel senso che la legge adesso dice che non si deve portare, benissimo, se domani la legge ci dice che la dobbiamo rimettere, la rimettiamo, per cui non c'è problema. E chi vuole portare la mascherina porta la mascherina, perché magari si sente più sicuro a portarla. Però non c'è effettivamente questo atteggiamento, oh mio Dio, o perché la porti, oppure perché non la porti, perché poi da tutte le parti è un'esasperazione, quello è il problema. Io non entro nel merito, ripeto, è proprio che la gente la soffre, ce l'ha vissuta sulla pelle. E anche se accendi la TV e fai zapping, qua non se ne parla proprio più, ma come non se ne parlava in America, come non se ne parla, sono stato un po' in giro. In Italia è ancora un tema super hot, i bambini a scuola la mascherina, sì, no, qua è una cosa del passato, lì è ancora attuale, questo ho notato. Ecco, Seattle invece? No, è come se non ci fosse mai stata la pandemia. No, ma con cui parlavi, la risposta era: io mi sono vaccinato, che mi sono vaccinato a fare. Ma effettivamente per la legge americana, una volta vaccinato, sei liberi tutti. È così. Ho visto anche sul volo, il volo Dublino a Seattle senza mascherina, e arrivati tutto senza mascherina, però tu non entri negli Stati Uniti senza vaccino, devi essere per forza vaccinato. Però loro hanno preso questa filosofia, ripeto, io non entro nel merito, non ne capisco nulla, non so, io faccio identità, non faccio il medico, però quelli dicono: signori cari, chi ha il vaccino liberi tutti. In Irlanda non è troppo differente, in Italia c'è ancora un po' di confusione su questo, purtroppo, e gente un po' stressata, direi. Però in effetti la polarizzazione delle due posizioni è avvenuta in Europa, principalmente in Italia e Germania. Vero. Perché poi negli altri paesi io ho avuto la sfortuna di passarmene 3 durante la pandemia, anzi 3 e mezzo, perché sono arrivato a Malta proprio nella chiusura, ho fatto Inghilterra, Spagna, Bulgaria in piena pandemia, e poi spostamento a Malta. E Malta è stata una delle ultime che è tornata a liberalizzare, e la mia azienda a Malta è stata, credo, l'ultima a dire: ok, potete finalmente non girare nell'ufficio con la mascherina, perché se stavi seduto al desk, poi noi fortunatamente abbiamo il modello ibrido, quindi io faccio 2 giorni in ufficio e 3 a casa, per cui insomma, sai, non è molto preoccupante. Però fino a 2 settimane fa, se io andavo in giro per l'ufficio dovevo portare la mascherina, se ero al mio desk potevo stare senza. No,
Però non è stata una cosa polarizzata, cioè qui vabbè, poi qui sono 500.000 abitanti, sai, è anche abbastanza facile. In Italia e Germania si sono scannati e i risultati sono visti dopo. Io personalmente, ti dico la verità, mi è toccato di litigare, ma in piena fase finale di quella legge, con uno spagnolo all'aeroporto di Ciampino. Però abbiamo mi visto dispiace, sangue. No, nessun sangue. A un certo punto lui io gli ho fatto notare semplicemente che portava la mascherina in modo sbagliato, perché copriva la bocca, c'è tutto il naso fuori, la togli, te la fai prima, che insomma fa abbastanza ridere. Ho fatto: guarda, devi metterla anche sul naso. Ma mi ha iniziato a rispondere e insultare, mi sono girato, ho fatto: carabinieri, scusi, sì, il signore non porta la mascherina. Ma sai, poi... E poi è passato, ho fatto: mi dispiace, ma sai, la legge in Italia è legge. Che poi se fai ridere come cosa, però sì, poi c'era insomma, era stata ancora più goduriosa. C'era Pinocchio dietro l'angolo che si stava fumando una sigaretta aspettando Pizzettaro di Giulianova, aspettando i carabinieri che erano occupati in questa cosa. Se mi manda 2 calzoni gli sono allora, quindi questo argomento qui gli abbiamo dato una vussa, diciamo, come si dice al mio quartiere, al mio palazzo. Traduci una vussa per quelli gli abbiamo dato del Tordino. Gli abbiamo dato una botta, e diciamo così, che è sempre di attualità, per farvi capire che in che momento abbiamo registrato questa puntata, se ci state ascoltando in podcast o se ci state guardando su YouTube dopo mesi e anni, insomma, a proposito, magari è passata. O se vi trovate nell'anno 7800 e state facendo dell'archeologia digitale. A proposito, gli amici dello Swaziland vorrei salutare, che sono, diciamo, quelli che ci ascoltano di più. Adesso non so come mai questa cosa, ma insomma il nostro podcast fa trend in Swaziland, quindi... Perché se era una vita vicino probabilmente era sotto al collo di casa tua, e da che in lontano italiano si dice Swaziland. Non penso che abbia un nome finto di quelli italianizzati, no? Come London, Dublino, Dublin. No, scusami, London. Lì è che loro non sanno dire Londinium. Ah, vabbè, ho capito, però cioè, qui stiamo a parlare. Comunque, mi fate dimenticare. Vogliamo sapere se c'è effettivamente qualcuno che ci ascolta dallo Swaziland e non via VPN, che si sta collegando da un altro paese dove ascoltare i podcast è assolutamente vietato. Ascoltare i podcast, il nostro podcast, è vietato perché siamo comunque siamo curiosi, fateci sapere. Comunque in italiano dovrebbe essere, secondo Wikipedia, Eswatini. Swaziland è una piccola monarchia nell'entroterra dell'Africa meridionale, quindi questo per farvi capire dov'è. Non c'è un italiano che conosce lo Swaziland che lo chiami Eswatini, lo sai? Sì. Certo, saranno tipo 25 in tutta Italia. Sì, soprattutto l'entroterra dell'Africa è una roba così enorme che potrebbe stare dappertutto, diciamolo. Un po' come Wakanda, no? Che ne sa? Magari si sono ispirati. Alberto, già che siamo con te, tu fai questo lavoro molto diciamo, tecnologico, moderno, nuovo. Sei sempre con le orecchie tese e gli occhi spalancati per nuove opportunità di migliorare la tua situazione lavorativa. Per i nostri amici che stanno pensando di trasferirsi, di cercare qualcosa di nuovo, di andare via, come è messo, diciamo così, il mondo tecnologico in questo momento? Sempre in boom, duro, sempre in boom, anzi anche più di prima, e c'è anche molte più possibilità di lavoro remoto. Sicuramente in Irlanda il lavoro nel tech continua a essere la principale opportunità. Ne hai quanto ne vuoi per tutti i tipi di tech. Requisito ovviamente bisogna essere qui. Anzi, un consiglio che do magari a chi vuole trasferirsi: sul curriculum o su LinkedIn mettete come location già Irlanda. Trovate un amico che vi dà un indirizzo, che vi ospita, perché il recruiter che trova il curriculum Italia magari ci pensa 3 volte, perché poi c'è una relocation, un trasloco, eccetera eccetera. Irlanda tutta la vita, chi vuole lavorare nelle tech
Di recente ho parlato con un amico che è un head of recruitment in Spagna, a Barcellona. Anche lì mi ha confermato che tantissime aziende dopo la Brexit si sono spostate lì, e anche lì c'è richiesta nel tech. Stati Uniti anche, ma Stati Uniti è un discorso a parte, perché serve il green card. Sì, l'ho visto, è un po' complicato. Ci sono solo 10 giorni di ferie, ricordatevi. Anche quello. Però sì, assolutamente. Poi addirittura ormai nei siti, parlo di LinkedIn, che è quello che conosco meglio, ma addirittura si può cercare proprio per sedi remote, per lavoro remoto, molto più semplice. Ci sono un Questo- paio Ora- di siti, anche Glassdoor per esempio, per citarne un altro, per citare sempre LinkedIn, nel quale addirittura trovate anche il salario, insomma, più o meno quanto potreste guadagnare. Anche su Indeed o su read.co.uk, per esempio. Comunque sono consigli quelli che hai dato tu, assolutamente d'oro, specialmente perché, detto dallo specialista in identità, il modo in cui fregare la grande azienda che ti vuole fare recruiting è ad hoc. Non ci mettiamo fuori dalla linea, lo dici, diciamo però così. come dice Era Alberto, scusate, era Celia e Facenzia, vorrei sottolineare. Però ciò. se voi siete proprio desiderosi di trasferirvi in un paese specifico, trovate il modo di partire facendo una vacanza. Appena arrivate vi fate un numero di cellulare locale e date come indirizzo, cambiate aggiornate il curriculum e date quello che avete a disposizione, una stanza mobiliata, un albergo, una cosa qualunque, e mandate a Randalo, come si dice al mio quartiere, il curriculum. Cazzo di lingua parlano al quartiere su? È una Non lo lingua so. molto complicata. Però è che quello è l'isolamento del Covid, che l'ha portato da avere un vocabolario tutto suo, che parlano se dentro al volete, palazzo e ma il basta. Una problema scala è di che fronte io no. parlo da solo e non mi capisco, è questa la cosa. Se siete abruzzesi, peraltro, e volete andare in Irlanda, non avete nemmeno bisogno di dare il numero cellulare, mettete il vostro numero fisso, che è uguale ai numeri cellulari irlandesi, per cui vi chiamano, non vi troveranno, vi richiameranno sul cellulare Se siete di italiano. Giulianova, 085 è uno dei prefissi dei telefoni anche irlandesi. 0861. Anche 0861 e anche 0862 ho visto in Irlanda, per cui Va bene. basta che sei abruzzese, vai col numero di casa e stai a posto. Direi che possiamo chiudere a questo punto, perché sta prendendo la puntata una deriva. Sì, che assolutamente. Sì. No, allora lasciamo a Alberto una chiusura per lui. Prima c'è bisogno di una domanda serissima. Senti, ma l'hai trovato uno che fa i pasticciotti decenti a Dublino? No, questo è uno dei problemi storici. Vado sempre da Dolce Sicily, che comunque c'ha pasticceria italiana. Ogni tanto li ho trovati i pasticciotti surgelati e poi uno se li scala. Non li trovo più, però il problema è quello che certe volte uno trova. Ma erano buoni? Ma sì, alla fine si mangiano molto volentieri. Si fanno mangiare. Ma senti, invece tutto l'armamentario per farlo dentro casa non ci sei ancora arrivato? Ma io non sono tanto da dolci. Io mi adoro cucinare, cucino tantissimo, però più salato. Dolci non è materia mia. Tra l'altro qua materia prima, latte, uova è fantastico, quindi magari il prossimo anno mi metto come obiettivo quello di... Il business! di avere una rosticceria salentina. O business! Ecco, se c'è qualcuno che appunto ha le specifiche tecniche, cioè sa fare, si vuole trasferire e aprire una pasticceria in Irlanda, a Dublino, c'è bisogno, perché è apprezzata la diversità, in questo caso delle cose nuove, e sicuro sono buone, questo lo possiamo assicurare. Insomma, Che? Poi allo sponge cake gli passa una paga, come si dice al quartiere mio, che Dio solo sa. Ho capito, ma può essere la sponge cake più buona del mondo, ma solo sponge cake tutta la vita, cioè io non potrei. Mi ripeto, il pasticciotto, la sponge cake gli dà una paga che Dio so, cioè nel senso lo eclissa. Ecco, abbiamo continuato la deriva, quindi allora, se c'è qualcosa di finale, una considerazione, qualcosa a cui hai pensato tra la prima puntata in cui sei stato con noi e questa puntata di oggi, che sei detto io questa cosa la devo dire agli espatriati o a chi vuole espatriare, perché ci hai pensato? No, se no ma è una considerazione velocissima che ho fatto, non so se mi pare che l'altra volta non l'ho fatta, ma che un periodo all'estero dovrebbe essere, non il militare obbligatorio, un periodo all'estero obbligatorio, a 18 anni, a 20 anni partire, e anche quando uno sta fuori e dice tutto fa schifo, tutto voglio tornare a casa,
quella è una grande esperienza comunque che si sta facendo, perché quando torni poi apprezzi molto di più. Perciò assolutamente un periodo, una vita da lontano va fatta, anche per essere ospiti del podcast, per dire, no? Scherzi. Scherzo, fondamentale. Ora, la domanda finale, visto che io mi sono trovato, almeno personalmente, visto che mi sono trovato in una situazione particolarmente scomoda, ovvero lavoro in una nazione che non si qualifica mai al mondiale, sono nato in una nazione che sono 2 volte che non si qualifica al mondiale, e lavoro per un territorio che non si è qualificato al mondiale, ovvero la Svezia. La domanda che farò da ora in poi a tutti i nostri ospiti è: chi devo tifare al mondiale? Io tifo Croazia. Ok, no, adesso inizio a vabbè, ma scrivere. tu Il per primo altri suggerimento motivi è Croazia. Vabbè. Ci sono molti motivi e molto buoni per tifare Croazia, sempre. Vabbè, c'è metà dell'Inter, ma quello è un altro discorso. Ci ho vissuto tanti anni, ho tanti amici, per quello fondamentalmente. Sì, la lingua croata è molto dolce, musicale. Io direi di scrivercela questa cosa. Ci ho fatto fai uno spreadshot, file su Google Drive, appunto. su uno spreadshot apposta, de vodka. A meno che magari ci state ascoltando a gennaio. Il file più piccolo è lo spreadshottino. Ecco, a meno che ci state ascoltando a gennaio, l'Italia è stata ripescata per qualche miracolo e quindi sapete già che sì, al mondiale di gennaio. Ascoltate mondiale. le puntate successive, così vi aggiorniamo e a un certo punto saprete. Vabbè, Va bene. chiudiamo. Grazie Alberto di essere stato con noi per questa puntata, diciamo così. Te lo sei dimenticato. No, di rinizio dopo la nostra pausa. Era la 74esima puntata, è stata. Tu sei il nostro 36esimo ospite, questo è il numero tuo identificativo, la tua identità digitale di una vita da lontano. La nostra 18esima puntata della terza stagione. Ti ringrazio ancora di essere stato con noi. A Piero e Raffaele gli emolumenti finali. Beh, in questa terza stagione in cui io sono il quinto Piero, Paolo, e direi Mettiamo che la quinta con quinto, ma questa è un'altra. Beh, se per questo in Spagna avrebbe fatto un figurone la quinta del quinto, però lasciamo perdere, va. Quasi meglio della quinta del Buito. Ecco. Detto questo, grazie per essere stati così gentili da tornare dopo queste 3 settimane di pausa. Io vi saluto e do la palla a Raffaele che chiuderà questa puntata. Unavitadalontano.com, il QR code dietro le spalle di Emiliano. Iscrivetevi al canale, come vedete sul cuscino che c'è sul divano posto alle mie spalle, che dice subscribe o subscribe. E comunque è stato un piacere come sempre. Noi ci vediamo la prossima settimana, generalmente di giovedì se ci cercate su YouTube, se no insomma quando la campanella vi dice che c'è una nuova puntata, ascoltatela così. Quando meno te l'aspetti, come una bomba. Ecco, che sarà che state ascoltando in sottofondo come sigla finale. È stato un piacere, dicevo, come sempre. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao.